Benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi parliamo di fotocamere, quindi prendete un pacco di patatine, un pacco di popcorn perché probabilmente ci metteremo un bel po'. Una domanda mi è stata fatta più di una volta. Quali sono i migliori corpi macchina reflex da acquistare nel corso del 2022 o almeno in questa prima parte del 2022, sperando che nel corso dell'anno esca tanta altra roba? Beh, eccoci qui. Questo è il video giusto. In questo video vi elencherò le 10 reflex che io personalmente ritengo essere le più valide per via del loro rapporto qualità-prezzo, ordinandole ovviamente per prezzo in maniera crescente e descrivendo per ogni macchina fotografica le caratteristiche tecniche, i pro ed i contro. Qualora però siete interessati invece a corpi macchina mirrorless più che a corpi macchina reflex, visto che nel 2021 sono usciti veramente tantissimi corpi macchina molto interessanti, sappiate che al contempo, in contemporanea con questo video, ho deciso di pubblicarne anche un altro nel quale vado ad elencare le 10 macchine che preferisco, che ritengo essere più valide tra le nostre amate camere senza specchio. Quindi, se sono quelli i corpi macchina che vi interessano, il link al video in questione potete trovarlo sia qui in alto a destra, sia nella descrizione di questo video qui, quindi potete vederlo sia adesso cambiando direttamente video, sia dopo questo video qualora vi interessino sia la reflex che le mirrorless. In caso qui sotto, nella descrizione, trovate tutto. Fatte le dovute premesse, direi che possiamo iniziare, no? Buona visione! Ok, come ho detto nella pre-intro di questo video, le reflex che andremo ad elencare sono ordinate per prezzo in maniera crescente. Quindi, la prima di cui discuteremo ovviamente sarà anche la più economica di tutte. C'è da fare però, prima di iniziare, una dovuta premessa. In questo periodo il mercato delle fotocamere, esattamente come altri mercati, ad esempio quello dell'informatica, quello delle auto e quello della tecnologia, è attualmente in crisi e sta soffrendo di mancanza di componenti. Quindi non possiamo più permetterci purtroppo i prezzi che abbiamo visto nel video analogo che ho pubblicato nel 2021. Molti di voi hanno commentato quel video dicendomi che i prezzi sono aumentati, lo so, non possiamo più permetterci dei prezzi stracciati e super competitivi. Inoltre, le macchine che citerò in questa lista sono tutte attualmente disponibili sul mercato, io ve le menzionerò ovviamente tenendo in considerazione il loro prezzo di listino attuale, non quello originale. Però facendo un giro sull'usato si possono spesso trovare moltissime offerte molto valide. Quindi magari prima di comprare una reflex nuova fate un giretto su eBay e su altri store dell'usato, perché potreste trovare delle offerte e potrebbe valerne ancora di più la pena. Detto ciò, iniziamo con la nostra lista. Già la prima macchina di cui voglio parlarvi in questo video, la Canon 4000D, ha infatti un prezzo che si aggira intorno ai 370 e ai 400 euro. Ma oltre il prezzo vediamo un po' le sue caratteristiche. Si tratta di una reflex entry level, quindi perfetta per chi vuole iniziare. In particolare la più conveniente tra le reflex entry level. Presenta un sensore APS-C, può scattare foto a 18 megapixel e girare video a una risoluzione massima di 1920x1080 a 30 fps. Ha una sensibilità ISO minima di 100 ISO e massima di 12800 ISO, anche se ad alti ISO non regala proprio un'ottima qualità d'immagine, quindi non esagerate utilizzandola. Presenta un autofocus non troppo potente con soltanto 9 aree AF. Non è stabilizzata e non possiede il GPS, né ovviamente la tropicalizzazione, costa troppo poco per la tropicalizzazione, ma è provvista sia di Wi-Fi che di flash pop-up incorporato. Inoltre la batteria ha un'autonomia di ben circa 500 scatti con una sola carica. Si tratta quindi sicuramente di un corpo macchina molto limitato, ma per il prezzo al quale viene proposta, per chi vuole iniziare a masticare un po' l'arte della fotografia tenendo in considerazione che il prezzo sta per la macchina nuova, trovo che possa essere più che valida. Tra i suoi pro abbiamo sicuramente il fatto, infatti, che sia la entry level più economica in assoluto tra quelle che possono darvi qualcosa di concreto ad oggi, che è estremamente user friendly e quindi ancora una volta perfetta per chi vuole iniziare ad approcciarsi al mondo della fotografia e vuole pian piano crescere, e che nonostante non sia il massimo presenta comunque una discreta autonomia, sicuramente superiore a quella che possono darci gli altri corpi macchina nella stessa fascia di prezzo, mettiamola così. Ma ovviamente non può essere un corpo macchina tutto rose e fiori. Andiamo quindi a parlare anche dei contro. Oltre agli ovvi limiti tecnici dati dalle sue specifiche, il display risulta essere veramente troppo piccolo e di dimensioni molto ridotte, quindi non userete quasi mai il live view. O direte con questo corpo macchina a fotografare sempre, in ogni situazione, con il live view.
Fortunatamente però si tratta di una reflex, quindi sicuramente il mirino vi farà comunque impazzire perché guardare attraverso lo specchio è sempre bello. Poi può scattare in raffica ad un massimo di soli 3 fps. 3. Sono ormai davvero troppo pochi. Nel 2022 una raffica simile trovo sia inutilizzabile, letteralmente. Inoltre è costruita completamente in plastica di dubbia qualità. Canon, non me l'aspettavo da te, quindi sia la resistenza che l'ergonomia non sono assolutamente il massimo. Ma indipendentemente da tutto ciò, però, vista la crisi di mercato, trovo comunque che al prezzo nel quale viene proposta sia la macchina migliore praticamente al momento per chi sta iniziando ad approcciarsi a questo mondo, anche se spendendo qualche euro in più ci sarebbe anche la sua diretta rivale, la Nikon D5300. Perché Nikon e Canon sono sempre state tanto contrapposte se parliamo di corpi macchina reflex? Poiché, come in questo caso, molte delle loro camere risultano essere estremamente simili, occupano le stesse fasce di prezzo e, salvo rari casi, presentano anche delle funzioni molto simili tra di loro. Praticamente si rincorrono. Questo può ad esempio essere il caso della Nikon D5300 se messa in confronto con la precedentemente citata Canon 4000D. Infatti la D5300 risulta essere migliore sotto quasi ogni punto di vista, ma al contempo si piazza in una fascia di prezzo che si aggira intorno ai 450-460 euro. Ma andiamo a vedere anche un po' le sue caratteristiche tecniche. Si tratta di una macchina con sensore APS-C da 24,2 megapixel. Presenta una sensibilità ISO minima di 100 ISO che può espandersi fino a 25.600 ISO. Anche se, anche in questo caso, è meglio non abusare troppo della camera impostandola ad alti ISO, visto che anche lei non li regge troppo bene, mettiamola così. Come per la Canon, l'autofocus qui non funziona troppo bene, anche se presenta ben 39 punti di messa a fuoco. Non è stabilizzata, non è ovviamente, per via del suo prezzo soprattutto, tropicalizzata, ma per quanto concerne la connettività risulta essere super completa in realtà, fornendoci sia la connettività Wi-Fi che quella GPS. Inoltre presenta anche lei il classico flash pop-up e ha un'autonomia della batteria di 600 scatti circa, sicuramente in linea con le altre macchine in questa fascia di prezzo. Per quanto riguarda il comparto video invece, anche lei può girare video a una risoluzione massima di 1920x1080 a 30 fps. Volendo elencare un po' i pro e i contro di questo corpo macchina, tra i pro possiamo quindi sicuramente mettere il fatto che abbia un prezzo molto competitivo, una buona qualità d'immagine e una buona ergonomia e soprattutto un monitor completamente snodabile. Di contro, però, abbiamo il precedentemente citato autofocus che non risulta essere troppo performante nonostante tutti i punti AF, ed il fatto che nonostante possa girare video in 1080 pixel a 30 fps, il bitrate e la pasta che tira fuori non risultano essere all'altezza degli altri corpi macchina nella stessa fascia di prezzo, anzi non risulta essere nemmeno all'altezza della precedentemente citata 4000D da questo singolo punto di vista, anche se da altri punti di vista la supera, quindi come al solito si rincorrono le due. Diciamo che sotto i 500 euro per fare fotografia Nikon risulta essere nettamente migliore, ma Canon vi permette di essere un po' più eclettici e vi permette di sperimentare anche un minimo che nel comparto video, ma veramente un minimo, e a quel punto secondo me è meglio comprare una mirrorless, ma poi questione di gusti. Se siete interessati ad essere eclettici, le mirrorless costano di meno e riescono a darvi di più. Anche se, anche per quanto concerne il comparto fotografico, sempre sotto i 500 euro, più precisamente tra i 460 e i 490 euro, di casa Canon ci sarebbe anche la Canon 2000D, un'altra entry level. La Canon 2000D risolve praticamente i problemi che presentava la 4000D, ma al contempo ne tira fuori di nuovi tutti per noi, per la nostra felicità. Parlando di specifiche tecniche, si tratta anche questa volta di un corpo macchina APS-C. A differenza della 4000D, può scattare foto a 24,1 megapixel, ma esattamente come la 4000D presenta una sensibilità ISO minima di 100 ISO e massima di 12.800 ISO. Anche in questo caso, inoltre, conviene non esagerare, visto che anche lei, come le altre due, non regge molto bene gli alti ISO. Anche lei poi presenta 9 aree AF, non è stabilizzata e può girare video fino a una risoluzione massima di 1920x1080, simili a quelli che può girare la 4000D, quindi con una pasta ed un bitrate leggermente migliori rispetto alla D5300 di Nikon. Poi è provvista di Wi-Fi e flash pop-up, ma anche lei è esente ovviamente di tropicalizzazione e non presenta il GPS. L'autonomia della batteria però è di circa 500 scatti con una batteria carica, probabilmente un po' pochi per la sua fascia di prezzo,
ma comunque accettabili, dai. Per quanto riguarda i pro e i contro di questo corpo macchina, c'è innanzitutto da dire che in pieno stile Canon risulta anch'essa essere estremamente user-friendly e quindi a mio avviso più adatta a chi sta muovendo i suoi primi passi per l'appunto nel mondo della fotografia rispetto alla sua principale rivale. Poi presenta una connettività piuttosto avanzata, anche se non completa, visto che comunque manca il GPS, ed un ottimo, davvero ottimo rapporto qualità-prezzo, vista la qualità delle immagini che riesce a tirar fuori visti i megapixel e tutte le altre specifiche tecniche. Di contro però presenta anch'essa una pessima velocità in raffica, rendendo quelle funzionalità off limits. I 9 punti AF per una macchina che costa quasi 500 euro trovo che siano veramente ridicoli e imbarazzanti, e come le altre anche lei non regge troppo bene gli alti ISO, come avevamo già detto, ma costa troppo in questo caso perché io possa perdonarglielo. Resta comunque un ottimo corpo macchina per chi vuole iniziare a fare fotografia e vuole essere un po' più libero di switchare anche in modalità video senza alcun problema di tanto in tanto. Però vi consiglio di cercarla sul mercato dell'usato perché è molto sovrapprezzata in questo periodo e io personalmente penso che nella maggior parte dei casi all'utente interessato a una reflex entry level converrebbe comunque acquistare tra queste tre la Canon 4000D e spendere il denaro risparmiato per mettere in bandolo anche una buona ottica, perché tanto all'utente che sta ancora imparando non cambia troppo l'uno o l'altra, ma una buona ottica può sempre fare la differenza. Oppure passare direttamente a una fotocamera di livello intermedio, come la bellissima Pentax K70. Pensavate mi fossi dimenticato di Pentax? Beh, non è così. In questo video ci sono soltanto 2 corpi macchina Pentax, ma sono letteralmente i migliori corpi macchina nelle loro 2 fasce di prezzo. Come questa qui. Parliamone. Questa K70 si va a piazzare in una fascia di prezzo molto precisa che si aggira intorno ai 550-560 euro. Per quanto riguarda la scheda tecnica, si tratta di una macchina da 24 megapixel che presenta un sensore APS-C. Ha una sensibilità ISO che si espande dai 100 ai 102.400 ISO. Sì, avete sentito bene. Inoltre, a differenza delle altre di cui abbiamo discusso fino ad ora, regge anche abbastanza bene. Fino ai 12.800 ISO e anche leggermente oltre, se si conosce abbastanza bene l'arte dello sviluppo dei RAW. Non riesce però a fare miracoli con l'autofocus, tanto quanto ne fa con la sensibilità ISO che è veramente miracolosa, soprattutto per una reflex, presentandoci soltanto 11 aree F, anche se riesce comunque anche in questo caso a rendere più delle altre di cui abbiamo discusso fino ad ora, visto che è stabilizzata e la stabilizzazione aiuta molto anche l'autofocus. La risoluzione massima in ambito video è sempre di 1080 pixel a 30 fps, è provvista di wifi, sprovvista di GPS, presenta un flash pop-up e, attenzione, è tropicalizzata. Quindi riesce a regalare al tatto un feeling letteralmente pro, cosa completamente inaspettata in questa fascia di prezzo, soprattutto in un periodo nel quale il mercato è in continua crescita. Anche se poi si torna un po' con i piedi per terra con l'autonomia della batteria che dura per circa 410 scatti, quindi finisce subito. Ma discutiamo più nel dettaglio dei pro e dei contro di questa macchina. Per quanto riguarda i pro, sicuramente non possiamo non citare l'ampio, a dir poco, range ISO che questa reflex riesce a reggere più che bene, che si estende dai 100 ai 102.400 ISO, valori che solitamente, lo vedremo anche in seguito in questa lista, soltanto i corpi macchina pro user riescono a raggiungere. Poi presenta il sistema di Pixel Shift che contribuisce a regalarci scatti estremamente più dettagliati. Un assoluto pro è il fatto che può scattare nel formato open di Adobe, l'Adobe DNG, formato di cui, se ricordate, abbiamo discusso dettagliatamente in questo mio canale, che io amo profondamente. Qualora a tal proposito non abbiate visto il video sul formato DNG e vi stiate chiedendo cosa sia, ve lo lascio sempre qui in alto a destra, andate a dargli un'occhiata dopo la visione di questo video, che come discorso può essere a mio avviso molto interessante, soprattutto per i fotografi. Inoltre può simulare in maniera elegante e precisa un filtro AA per risolvere quindi eventuali problemi di anti-aliasing. Insomma, presenta molte opzioni e caratteristiche che solitamente potremmo trovare in corpi macchina dai 1000 euro in su. Anzi, su alcune macchine da 1000 euro in su alcune di queste caratteristiche nemmeno ci sono. Ma questa macchina ha dei contro? Ovviamente sì, pochi, ma ci sono. Di contro c'è da dire che l'autofocus anche in questo caso non è ancora dei migliori, risultando essere abbastanza lento soprattutto in modalità live view. Inoltre presenta una funzionalità avanzata di scatto remoto tramite app che non funziona affatto bene e non ha una buona ergonomia, visto che per via del suo design l'impugnatura risulta essere troppo vicina alla lente. Quindi
le persone che hanno effettivamente delle mani troppo grandi potrebbero avere non pochi problemi volendo utilizzare un corpo macchina simile. Per il resto, a mio avviso, detto tra noi, tra le prime 4 questo è il vero best buy. Se avete denaro da spendere con una macchina simile, potete sia iniziare a muovervi nel mondo della fotografia che iniziare a spostarvi poi nel mondo della fotografia professionale. Questa è una macchina che non cambierete tanto facilmente. Io ve lo dico. Anche perché dopo la K70 bisogna parlare di un'altra macchina leggendaria e di un prezzo che continua a salire di oltre 100 euro rispetto alla Pentax. Parliamo questa volta della meravigliosa Nikon D5600 che ci viene presentata ad un prezzo di listino che si aggira tra i 680 e i 700 euro. Anche la D5600 è un corpo macchina APS-C da 24 megapixel, presenta una sensibilità ISO che spazia dai 100 ai 25600 ISO, ha ben 39 area F, non è stabilizzata, può girare video a una risoluzione massima di 1080 pixel, ma questa volta a 60 fps, possiede il wifi e il flash pop-up, ma non è tropicalizzata e non integra il GPS. Al contempo però presenta la migliore autonomia tra le macchine che abbiamo visto fino ad ora e anche paragonandola ad altre macchine che vedremo dopo, con una durata della batteria di circa 970 scatti con una sola carica completa. Si tratta senza ombra di dubbio di un corpo macchina molto interessante quindi, nonché volendo già discutere dei suoi pro del corpo macchina con il miglior rapporto qualità-prezzo in assoluto nella sua fascia di prezzo. Poi per essere una reflex e per essere tanto interessante presenta delle dimensioni ed un peso abbastanza ridotti, ha il bellissimo schermo completamente snodabile made in Nikon, ci regala un'ottima qualità e risoluzione d'immagine e riesce anche ad essere molto user friendly nonostante abbia molte caratteristiche da corpo macchina pro. Per il resto è molto difficile trovare dei contro in questo corpo macchina, ma se vogliamo davvero trovare il pelo nell'uovo possiamo dire che nonostante i 60 fps probabilmente la modalità video sia comunque per via della qualità generale, dello spazio colore e del bitrate ancora inferiore agli standard odierni e inferiore agli standard di Canon, quindi risulta essere anche in questo caso più che ottima per la fotografia ma un po' più carente e limitata in ambito video. Soltanto questo è l'unico contro che mi viene in mente. Se siete quindi interessati al mondo della fotografia, se non vi interessa troppo girare dei video con il vostro corpo macchina, questa è senza ombra di dubbio la scelta migliore sotto i 1000 euro. Insieme alla Pentax di prima, poi dipende dal vostro stile, perché da adesso in poi, un po' per la qualità dei corpi macchina che andremo a citare, un po' per via della crisi di mercato e delle componenti, il prezzo inizierà a salire un bel po'. Canon 6D Mark II, corpo macchina letteralmente leggendario con un prezzo che si aggira però intorno ai 1200-1300 euro, molto più di quello precedente. Se non conoscete ancora la 6D Mark II imparerete ad amarla e bramarla anche soltanto sentendo cosa è in grado di fare, nonostante i suoi difetti. Si tratta, rullo di tamburi, di un corpo macchina full frame da 26,2 megapixel. Presenta una sensibilità ISO che spazia dai 50 ai 102.400 ISO, che riesce a reggere più che bene, 45 punti di messa a fuoco che rendono l'autofocus fulmineo rispetto alle precedenti, ma non è stabilizzata e può girare video fino a una risoluzione massima di 1080 pixel a 60 fps. Presenta inoltre sia il wifi che il GPS, ma non un'unità flash pop-up, ma non che serva in realtà con gli ISO che riesce a raggiungere e reggere, ed è ovviamente, trattandosi di un corpo macchina pro, tropicalizzata. La batteria inoltre ha una durata di circa 1200 scatti, letteralmente infinita. La 6D Mark II è, insieme ad un altro corpo macchina che vedremo più avanti, il sogno di molti fotografi. Ha una buona qualità d'immagine, praticamente al top, soprattutto nella sua fascia di prezzo, e anche il fatto che sia tropicalizzata è ovviamente un pro, specialmente con il design e l'ergonomia di casa Canon che permettono effettivamente di sentire la costruzione di un corpo macchina pro. Presenta poi un jack per microfono esterno, facendo capire fin da subito che Canon si vuole concentrare anche sull'ambito videografico oltre che su quello fotografico e che prova a fare dell'eclettismo la sua arma. E infine, ultimo ma non per importanza, l'autofocus. Grazie ai 45 punti di messa a fuoco e grazie al dual pixel risulta essere letteralmente fulmineo, sia dal mirino che in live view. Se vogliamo anche questa volta quindi cercare il pelo nell'uovo per essere giusti, per trovare dei contro possiamo dire che è brutto probabilmente il fatto che abbia un solo slot di memoria, visto che si tratta di una macchina pro
e in questa fascia di prezzo uno potrebbe effettivamente aspettarsi da una reflex di avere il doppio slot. E se vogliamo proprio esagerare, possiamo anche dire che la mancanza di un flash pop-up possa essere un contro, anche se effettivamente con la sua capacità di scatto in RAW ad alti ISO senza catturare troppo rumore, a questi livelli in pochi usano davvero ancora il flash pop-up, quindi probabilmente non è veramente un contro. Insomma, è un corpo macchina al quale molti puntano ancora ad oggi, un corpo macchina che permette di fare di tutto spendendo, a mio avviso, il giusto, non troppo, non troppo poco, il giusto, e che a differenza del suo rivale principale ci offre un sensore full frame oltre a un'ottima qualità generale. Un corpo macchina che non posso fare altro che consigliare a chiunque abbia praticamente quei 1200-1300 euro attualmente da spendere e vuole acquistare qualcosa che durerà sicuramente nel corso dei prossimi anni. Poi ovviamente nell'usato c'è sempre un prezzo migliore. Ma come dite? Qual è il suo rivale principale che ho citato nella frase precedente? Ovviamente il prossimo corpo macchina in lista, ovviamente una Nikon. La Nikon D7500. Non poteva che essere una Nikon, Si inseguono sempre queste due aziende. La D7500 ha un prezzo molto simile a quello della 6D Mark II, si aggira infatti tra i 1350 e i 1450 euro. Si tratta però questa volta di un corpo macchina APS-C da 20 megapixel, con un'ottima e molto utilizzabile sensibilità ISO che spazia dai 50 ai 51200 ISO e ben 51 aree AF. Caratteristiche che risultano essere impressionanti proprio per via della sua natura APS-C. Non è stabilizzata, ma può girare video ad una risoluzione massima di 3840x2160 a 30 fps. Conviene quindi usarla comunque su un cavalletto per raggiungere risoluzioni impressionanti, o magari anche su un gimbal se si vogliono stabilizzare le riprese. Effettivamente quello sarebbe probabilmente una scelta migliore. Presenta poi il wifi ed il flash pop-up, è tropicalizzata ma non è provvista di GPS. L'autonomia della batteria è invece di 950 scatti circa. Insomma, un corpo macchina controverso che fa in realtà del suo sensore APS-C il suo vero punto forte. Grazie al rapporto tra il sensore, i megapixel e gli ISO, infatti, riesce sia a regalare un'ottima qualità d'immagine che un'ottima gestione del rumore digitale. Può poi scattare in raffica a 8 fps, valore ottimo per un corpo macchina reflex con l'otturatore meccanico, all'ormai classico schermo snodabile, può girare video in 4K Ultra HD e, cosa che non so se mettere tra i pro e i contro, presenta l'elaborazione dei RAW incorporata, ma potete disattivarla, quindi probabilmente è una cosa che metterò nei pro, visto che chi non la vuole usare semplicemente non la userà. Io personalmente, ad esempio, non userei mai una funzione simile sinceramente, però magari a qualcuno potrebbe interessare. Per quanto riguarda i contro invece, anche lei presenta un solo slot di schede di memoria e, come prima, in questa fascia di prezzo non è a mio avviso una cosa giustificabile. Poi manca l'AVB in priorità bianco e anche questa a mio avviso è una cosa inaccettabile, ma siamo pazzi? Diamine! E nonostante l'autofocus sia fulmineo, utilizzando il mirino in modalità live view risulta essere un po' più lento degli standard dei corpi macchina in questa fascia di prezzo. Insomma, è la rivale principale della 6D Mark II per via del prezzo proposto, ma al contempo è tanto diversa che rende semplice scegliere l'uno o l'altra in base ai propri gusti e soprattutto alle proprie esigenze, no? E dopo la D7500, eccola di nuovo qui. La Pentax che torna in auge con la letteralmente meravigliosa e molto costosa, tra parentesi, Pentax K1 Mark II. La K1 Mark II ha un prezzo che si aggira tra i 1800 e i 1900 euro e a mio avviso li vale tutti anche se il mercato è in crescita, sull'usato si trova molto meno e il prezzo di listino era inferiore. Inoltre a mio avviso è anche il corpo macchina più interessante posto tra i 1500 e i 2000 euro. Si tratta di un corpo macchina full frame da 36,4 megapixel, in tutto e per tutto Pro. Ha una sensibilità ISO completamente folle, che spazia dai 100 agli 819.200 ISO? Scusatemi, rido tanto. Questa cosa è folle davvero, 819.200, pazzi. Presenta poi 33 aree AF e stabilizzata pure. Può girare i video a una risoluzione massima di 1920x1080, non ha il flash pop-up, non che serva sinceramente con tutti quegli ISO, ma è tropicalizzata. Tutta questa potenza e stabilità però costano molta autonomia, dandoci una durata della batteria massima degna davvero di una reflex entry level di circa 670 scatti con una batteria circa. Se siete abituati a una mirrorless è un ottimo risultato.
Con le reflex no. Ok, iniziamo con il dire che io personalmente amo questa Pentax e Pentax in generale, perché lei sta zitta zitta mentre Canon e Nikon si fanno la guerra e poi di tanto in tanto sgancia queste bombe. Tra i 1500 e i 2000 euro non c'è storia. Questo corpo macchina è di gran lunga superiore rispetto ai competitors. Parlando di Pro, possiamo dire con assoluta certezza che abbia una qualità di immagine spettacolare con il suo sensore full frame da 36,4 megapixel, che lo stabilizzatore integrato è una vera e propria bomba sia per girare ottimi video che per scattare fotografie con un certo dinamismo a mano libera, che presenta finalmente un doppio slot per schede di memoria, finalmente qualcuno ci ha pensato, che è molto ergonomica e resistente e ovviamente che gli 819.200 ISO risultano essere completamente folli e questo è assolutamente un pro. Di contro, se proprio vogliamo trovarle dei difetti, possiamo dire che in raffica sia un po' più lenta sia della 6D Mark II che della D7500, inoltre è un po' più pesante delle altre e alla lunga questa cosa può essere stancante. Io un po' di tempo fa avevo la 5D Mark III di Canon, già quella era abbastanza pesante ed era molto stancante, quindi non è da sottovalutare il peso della propria camera, soprattutto se si viaggia molto. Insomma, la Pentax K1 Mark II è tanto interessante, tanto intrigante che per trovare una reflex che per quanto concerne le sue caratteristiche possa risultare interessante dopo aver parlato di lei, il prezzo dovrà lievitare di quasi 1000 euro e dovremo scomodare un'altra leggenda di casa Canon, la reflex in percentuale più amata in assoluto tra i pro user, quella che è l'evoluzione della macchina che avevo io prima, che ho citato poco fa, la Canon 5D Mark IV. La 5D Mark IV è una macchina che viene presentata ad un prezzo di listino attualmente che si aggira tra i 2600 e i 2700 euro, anche se ve lo dico, nel mercato dell'usato come molte altre, si può trovare a prezzi nettamente più competitivi. Si tratta di una macchina full frame da 30,4 megapixel con una sensibilità ISO non impressionante quanto quella della Pentax, ma comunque ottima e gestita molto bene, che spazia dai 100 ai 102.400 ISO. Ha poi 61 area F, non è stabilizzata, ma nonostante non lo sia può girare video alla folle risoluzione massima di 4096x2160 a 30 fps, folle ovviamente per una reflex. Integra il Wi-Fi, il GPS ma non il flash pop-up, che in questa fascia di prezzo non serve più, ovviamente, ed è ovviamente tropicalizzata. Inoltre la batteria ha un'autonomia non troppo esagerata di 700 scatti circa, con una carica. Se vogliamo parlare dei pro di questo corpo macchina, possiamo sicuramente iniziare descrivendola così: ergonomica, estremamente resistente, con una qualità costruttiva impressionante. Ma la 5D Mark IV non è solo questo. Infatti è anche una macchina che grazie al suo sensore molto avanzato ci regala immagini dall'ottima risoluzione e qualità. Una macchina che può sfruttare al meglio il dual pixel anche in RAW, che memorizza veramente tantissimi dettagli all'interno dei suoi file RAW, quindi chi ama sviluppare RAW amerà questa macchina, e che può girare video in 4K nativo, non 4K Ultra HD, anche se a tal proposito bisogna mettere necessariamente tra i contro di questa macchina il fatto che sì, può girare video in 4K nudo e crudo, ma in quella modalità di registrazione si avrà comunque un fastidiosissimo crop dell'immagine. Dannazione. La raffica inoltre per questa fascia di prezzo è veramente troppo lenta, restando inchiodata ai 7 fps. Inoltre, una cosa che personalmente non sopporto, ma che potrebbe essere tranquillamente sopportabile probabilmente per altre persone, è che il display è fisso. E ok, non è un problema, ma su un corpo macchina da 2600 euro almeno il display snodabile l'avrebbero potuto mettere. Soprattutto se vuoi anche in qualche modo concentrarti sul videomaking. Dai, ma se volete il display snodabile sacrificando altro e sacrificando anche molti euro, beh, in quel caso per voi c'è l'ultima reflex di questa lista. Anche questa volta la principale rivale della Canon 5D Mark IV. E anche questa volta, ovviamente, si tratta di una Nikon. La Nikon D850. Un corpo macchina full frame molto simile alla 5D Mark IV di Canon, ma con una risoluzione di ben 45,7 megapixel. La sensibilità ISO spazia anche questa volta dai 100 ai 102.400 ISO. Presenta però ben 151 punti di messa a fuoco, diventando così ufficialmente la macchina con più area F all'interno di questa lista. Anch'essa non è stabilizzata, può girare video fino a una risoluzione massima di 4K Ultra HD, quindi 3840x2160 a 30 fps. Ha il Wi-Fi, è tropicalizzata, ma non presenta né il GPS né il flash pop-up esterno, che ovviamente come prima in questa fascia di prezzo con una risoluzione simile
nemmeno serve tanto, ma il GPS invece sarebbe stato comodo, diciamocela tutta. La cosa più impressionante di questa macchina però, oltre ai megapixel e alle area F, è la durata della batteria, ragazzi, che garantisce circa 1840 scatti con una sola carica, letteralmente infinita, più della 6D Mark II, anche se quella effettivamente costava la metà, quindi forse sono poco paragonabili. Questa macchina presenta molti pro ed alcuni contro, giusto un paio, ed entrambi sono letteralmente opposti rispetto alla 5D Mark IV di Canon, quindi la scelta tra queste due, se volete davvero spendere tanti soldi per una macchina fotografica, sta completamente a voi e alle vostre esigenze. Di pro possiamo dire che qualitativamente parlando, per quanto riguarda la risoluzione e la quantità di dettagli, è semplicemente, probabilmente, la reflex migliore sul mercato per la fotografia. Presenta poi un autofocus letteralmente fulmineo in ogni situazione. È estremamente ergonomica e molto resistente. Di contro possiamo però dire che l'autofocus fulmineo rallenta un bel po', anche in questo caso in modalità live view come per tutte le macchine Nikon. Inoltre come corpo macchina è molto pesante, se si è abituati alle macchine Canon, nonostante questa riesca a catturare più dettagli, la mancanza del dual pixel effettivamente si sente. Ma ha lo schermino reclinabile, quindi worth it. E questa era l'ultima, anche perché andare avanti, specialmente per quanto concerne il prezzo, inizia a essere davvero improponibile. 3.000 euro di reflex non sono più una spesa, sono letteralmente un investimento che va fatto sicuramente con cognizione di causa. Però purtroppo i prezzi quest'anno sono veramente alti, ne abbiamo discusso prima. Io spero sicuramente che nel corso dell'anno caleranno di nuovo, spero di dover per forza di cose, anche qui, come per il video delle mirrorless, dover realizzare un altro video aggiornato con prezzi diversi e magari con nuovi corpi macchina nel corso dell'anno, ma per ora dobbiamo tenerci questi e sottostare al nuovo mercato super bloccato se abbiamo veramente bisogno di un nuovo corpo macchina reflex per lavorare. Io vi ringrazio quindi per aver visto questo video fin qui. Se vi va, fatemi sapere qui sotto con un commentino se questo video dovesse esservi stato in qualche modo utile, oppure se siete fotografi e volete consigliare ad altri fotografi, i vostri colleghi che stanno iniziando in questo mondo, altri corpi macchina, oltre questi 10, perché ovviamente ce ne sono moltissimi altri. Io ho cercato semplicemente di elencare i 10 migliori e vi giuro che è stato estremamente difficile scegliere e raccogliere tutti questi dati comparativi. Fortunatamente esiste Excel. Sentitevi liberissimi di scrivere sempre qui sotto tra i commenti quale corpo macchina consigliereste ai vostri colleghi più neofiti e magari anche in breve perché lo consigliate, quindi lasciare una mini recensione di quel corpo macchina. Io spero che questo video vi sia piaciuto e soprattutto che possa esservi stato utile, è sempre quella la cosa principale più importante per me. Qualora vogliate acquistare uno dei corpi macchina che ho elencato, vi lascio qui sotto in descrizione, qui, tutti i vari link all'acquisto su Amazon Italia, in modo che possiate avere anche l'impressionante garanzia della suddetta multinazionale qualora vogliate acquistare uno di questi corpi macchina come nuovi. Però vi consiglio sempre di fare prima un giretto sull'usato, si possono trovare delle offerte, però la garanzia di Amazon fa sempre comodo quando si sganciano tanti soldi. Niente, questo. Grazie ancora per l'attenzione e al prossimo video ragazzi. Bye bye.